Buongiorno ragazzi, allora dobbiamo concludere la fenomenologia dello spirito di Hegel. È tornata Sophie, vero? Sophie che stava dormendo e che ci augura buona fortuna. Sophie, vuoi seguire la mia lezione su Hegel? No, forse no. Vuoi almeno salutare i nostri video ascoltatori? Saluta con la zampina, bella Sophie. Sophie se ne vuole andare, vuole saltare, quindi la lasciamo appunto saltare, che è la sua attività preferita. Abbiamo visto la scorsa volta le prime tre tappe, le prime tre figurazioni dialettiche della fenomenologia dello spirito di Hegel. Siamo arrivati al termine della ragione, abbiamo visto che la ragione non è altro che la coscienza o l'autocoscienza. Scusate, no, sì, siamo arrivati alla fine della ragione che si scopre come spirito. Lo spirito non è altro che la coscienza, l'autocoscienza, che scopre di dover portare avanti le sue azioni non più in maniera individuale, ma in maniera collettiva, in maniera intersoggettiva, d'accordo? Questo è ovviamente lo spirito. Non capirebbe neanche una parola di Hegel chi non ponesse al centro la sua famosissima espressione eticità, Sittlichkeit. Sittlichkeit in tedesco vuol dire qualcosa come morale collettiva, in italiano si è scelto di tradurla eticità, d'accordo? Non etica ma eticità, un'etica collettiva. Quindi di fatto lo spirito assume una dimensione intersoggettiva, sociale, collettiva, collettanea, comunitaria. L'eticità significa che la mia morale particolare del singolo può esistere soltanto se si ingloba all'interno della morale di un popolo libero, all'interno di una morale di un popolo libero. La ragione, quindi, che diventa spirito, si realizza in un popolo libero e nelle sue istituzioni. La libertà non è in contrasto con la socialità, anzi, secondo Hegel, in maniera totalmente anti-individualistica, la libertà si può trovare soltanto all'interno della società, del popolo, della stirpe, delle tradizioni, degli usi e costumi nel quale ti è capitato nascere, crescere e vivere, d'accordo? Quindi lo so che quest'idea può essere assolutamente criticabile. La libertà e la moralità del singolo esistono solo all'interno della libertà e della moralità di un collettivo in cui il singolo in qualche modo si ingloba, si scioglie. Sembrerebbe nazionalismo, no? Forte conformismo, ma secondo Hegel è così, non puoi essere libero e morale se sei un anticonformista, se sei uno che contesta la religione, i costumi, le tradizioni del popolo libero dove ti è toccato nascere, crescere e vivere. Quindi la ragione si realizza soltanto come eticità, d'accordo, all'interno del proprio popolo. Dice Hegel, un io che è noi, un noi che è un io. Ad ogni modo, questa visione, diciamo, collettiva dell'etica, questa libertà che si può ottenere soltanto all'interno dell'immersione dell'individuo all'interno di una bolla spirituale collettiva, quella del proprio popolo, delle sue tradizioni, delle sue istituzioni. Hegel ovviamente la spiegherà, questo è solo un accenno, la esplicherà questa teoria in maniera molto celebre all'interno dello spirito oggettivo, la seconda parte della filosofia dello spirito, quindi riprenderemo ampiamente questo concetto quando parleremo dello spirito oggettivo.
Il problema, come al solito, è che non basta dire lo spirito è questo, ok? Lo spirito per scoprire cosa è veramente, proprio perché è intersoggettivo, d'accordo, e sociale, deve passare attraverso tutta una serie di figure, di figurazioni dialettiche che rappresentano tutte le epoche principali della storia dell'umanità. Lo so che sembra strano, però è così, perché lo spirito si scopre come parte di un collettivo, di un popolo. Anche se vogliamo considerare il popolo tedesco da cosa deriva? Da popoli precedenti, in particolare dall'Ellade, no? Dalla Grecia, eccetera. Quindi per capire questo spirito, eh, che cos'è, per capirlo meglio dobbiamo, purtroppo per noi che lo dobbiamo studiare tutta una serie di figure fenomenologiche che diventano in realtà, che sono figure del mondo, figure della storia, tappe della storia, d'accordo? Abbiamo quindi lo spirito, si divide in tre sottotappe dialettiche. Inizialmente lo spirito in sé come eticità, però come eticità ingenua nell'antica Grecia e a Roma. Poi lo spirito che si estranea da sé, lo spirito che sostituisce all'eticità l'individualità e la libertà del singolo individuo, quindi finisce l'eticità, dimensione collettiva dello spirito, abbiamo l'individualismo lo spirito che si estranea da sé, l'individualismo è tipico, diciamo così, dell'età moderna. Poi invece lo spirito ritorna in sé, diventa di nuovo certo di sé, d'accordo? Allora, lo spirito in sé come eticità ha come prima sottotappa dialettica la polis greca. Vedete, anche qui si potrebbe contestare, no? Io vi ho fatto capire che tutta questa costruzione hegeliana è comunque arbitraria, cioè perché cominciare dalla polis greca? Perché la storia dell'umanità comincia dalla Grecia? Non possono esserci altre civiltà precedenti o contemporanee alla Grecia, cioè, Hegel parla solo di alcuni momenti storici, figure della storia, quelle che a lui sembrano più importanti, che sono quasi sempre ovviamente appartenenti alla storia dell'Occidente, altre non le cita per niente. Quindi diciamo queste scelte possono essere, come vi ho detto l'altra volta, contestate, considerate arbitrarie, anche considerate, come dire, centrali, considerate come interne ad un'unica tradizione culturale, quella dell'Occidente. Allora all'inizio abbiamo la polis greca, c'è la legge umana, c'è la legge divina, e insomma le cose funzionano. All'inizio abbiamo un positivo di fondo in cui la legge funziona, è rispettata da tutti, è un positivo di fondo, quello della polis greca, in cui il diritto funziona. Hegel lo chiama la bella vita etica dell'Ellade, però l'Ellade, dice la Grecia, dice Hegel, era ingenua, siamo ancora proprio all'inizio, no? Ai primordi della civiltà, e quindi ben presto questa legge non viene più uniformemente rispettata. Vedete, dopo la bella vita della polis greca abbiamo il conflitto tra diverse interpretazioni della legge, in particolare il conflitto tra legge umana e legge divina. Il simbolo di questo è l'Antigone. Non so se conoscete il personaggio, è l'omonima tragedia di Sofocle, famosissima. Si crea un conflitto tra la legge umana, la legge scritta, la legge della polis di Creonte, lo zio di Antigone, che è il Basileus, che è il re di Tebe, che stabilisce questa legge umana che Polinice, il fratello di Antigone che ha tradito e ha attaccato la sua città Tebe, una volta ucciso, non debba essere seppellito perché era un traditore, perché merita di restare insepolto alla mercé dei cani e degli uccelli.
Però Antigone non è d'accordo, se conoscete la tragedia, vi ricordate, Antigone non è d'accordo perché Antigone si appella ad una legge differente, una legge che è in contrasto con la legge degli uomini, con la legge dello Stato, una legge che per lei è superiore alla legge dello Stato, la legge del cuore, la legge divina, e questa legge sarebbe valida eternamente da tutti i tempi. E questa legge prescrive che bisogna sempre seppellire un fratello, anche quando si è comportato malissimo. Quindi Antigone, sapete, nella vicenda, nella trama della tragedia, seppellisce Polinice, Creonte poi la scopre, Antigone ha violato la legge umana, la legge dello Stato, Antigone viene condannata a morte, d'accordo? Quindi abbiamo questo dissidio, questo conflitto tra le varie leggi. Questo conflitto tra le varie leggi umane e legge divina apre la, la- apre il periodo dell'individualismo, d'accordo? In cui lo spirito come eticità, come abbiamo già detto prima, in qualche modo svapora e restano soltanto i singoli individui separati con con i loro diritti, d'accordo? Infatti, la terza e ultima fase dello spirito in sé come eticità è lo stato di diritto. Lo stato di diritto all'interno dell'impero romano, con la concessione della cittadinanza a tutti, uguali diritti a tutti, nasce secondo Hegel lì nell'impero romano, secondo Hegel anche soprattutto nell'ultima fase dell'impero romano, quella che va dagli Antonini a Giustiniano, nasce la personalità giuridica, d'accordo? Lo stato di diritto. Emerge al posto della collettività l'individuo, emerge la personalità giuridica, d'accordo? Tutti hanno gli stessi individui, tutti hanno gli stessi diritti, ma si tratta di individui separati, autonomi, gli uni dagli altri. Questa è una cosa che non può durare, perché di fatto dare i diritti a tutti significa non darli a nessuno, cioè il diritto a tutti. Vi ricordate, tutti i cittadini dell'impero romano potevano avere la cittadinanza romana? Dare diritto a tutti i popoli, è come non dare alcun diritto a nessuno. E quindi questa situazione degenera, non abbiamo più una morale e una legge collettiva, e quindi vedete che lo spirito non è più in sé come eticità, ma si estranea da sé. Lo spirito non è più eticità, lo spirito dà luogo alla separazione, al frazionamento dei singoli individui. Quindi seconda parte dello spirito, lo spirito che si estranea da sé, eh, già inizia nell'impero romano, ma arriva, secondo Hegel, al massimo grado nell'Europa moderna, in cui proprio fiorisce l'individualismo, la cultura, l'erudizione dell'Europa moderna rappresenta, capite, rappresenta comunque all'individualismo. Perché? Perché proprio agli albori dell'Europa moderna vi sono, ricordate, le esplorazioni, le conquiste, il colonialismo, quindi un'etica che si estranea da sé, che non è più collettiva, che è individualistica, che cosa fa? Cerca di possedere, di conquistare ricchezze. Ognuno cerca di possedere ricchezze nell'emergere della borghesia, no, dei commerci nell'Europa moderna, ma anche con le esplorazioni, con il colonialismo, d'accordo, andare a depredare le ricchezze di altri continenti. Quindi questo è tipico della cultura dell'Europa moderna. A questa cultura si oppone una fede, la fede cristiana, che però nulla può, viene divisa tra le varie confessioni, c'è la riforma protestante e così via, e quindi di fatto nell'Europa moderna si afferma l'intellezione, e l'Europa moderna giustifica la conquista del potere e delle ricchezze. La situazione peggiora
o migliora secondo i punti di vista, comunque secondo Hegel arriva al massimo livello questo individualismo con l'illuminismo. Vedete, è incredibile, Hegel prende interi settori della storia della filosofia e li trasforma in tappe dialettiche della fenomenologia secondo uno schema che ovviamente è rigido, che è tutto suo. All'interno dell'illuminismo, le critiche di Hegel all'illuminismo sono molto dure, non solo qui ma altrove. Ehm, Hegel comunque dà credito all'illuminismo da un certo punto di vista, da un certo punto di vista giudica positivamente l'illuminismo perché per lui l'illuminismo avrebbe fatto rinascere l'idea di ragione, però il problema è che l'illuminismo poi porta all'intellezione pura, ad un'idea di ragione veramente astratta che moltiplica l'individualismo delle persone e quindi poi l'esito dell'illuminismo è un disastro, d'accordo? L'esito dell'illuminismo che cos'è? È il terrore della rivoluzione francese, cioè la degenerazione dell'illuminismo, l'idea di libertà assoluta si rovescia contro se stessa e dà luogo al terrore. La libertà assoluta in realtà inevitabilmente si rivolta contro se stessa annullandosi, d'accordo? Annullandosi. Quindi lo spirito si è estraniato da sé, poi però alla fine lo spirito ritorna in sé, d'accordo? Abbiamo lo spirito che è certo di sé. Qui le figurazioni sono veramente tante. Lo spirito che è certo di sé, diciamo che è così, che comincia con la morale kantiana, cioè con la concezione morale del mondo di Kant. Ovviamente Kant vuole restaurare, a differenza delle teorie dei primi secoli dell'Europa moderna, a differenza dell'illuminismo o delle idee della rivoluzione francese, Kant, lo sapete, vuole restaurare una morale che sia universale e necessaria, uguale per tutti gli uomini. Non basta per riattivare l'eticità, la morale collettiva, perché Hegel fa delle critiche a Kant. La morale kantiana è una morale del dovere, lo sapete, del dovere a priori, ma è una morale astratta, è una morale che non può essere applicata, perché la morale kantiana non indica il contenuto del dovere, dice il dovere, tu devi perché devi, ma in realtà secondo Hegel fallisce nell'indicare esattamente cosa devi fare volta per volta. L'imperativo categorico non è veramente applicabile, d'accordo? L'etica kantiana non ti dice un contenuto, è generalistica, è astratta, d'accordo? E quindi non va bene, però comunque è il primo passo e si dà luogo comunque a una distorsione morale, d'accordo? Una distorsione morale. Questa distorsione morale dà luogo anche alla malattia, all'impazzimento. Forse Hegel sta parlando dei suoi amici romantici, non lo sappiamo. Comunque, insomma, a un certo punto emergono delle cose come la coscienziosità, l'anima bella, ma soprattutto il perdono e la conciliazione, d'accordo? Il perdono e la conciliazione ehm, ti danno eh, un dovere, un concetto di dovere, d'accordo? Un dovere più concreto, va bene? Quindi un dovere più concreto che poi dovrebbe sostanziarsi forse nella stessa filosofia hegeliana. Insomma, queste sono tutte tappe della storia del mondo finché lo spirito riconquista la moralità, riacquista la certezza di sé, d'accordo? Lo spirito non è ancora la figurazione definitiva della, della fenomenologia dello spirito perché lo spirito deve essere superato dalla quinta tappa della fenomenologia
cioè nella religione, d'accordo? Nella religione. La religione è superiore allo spirito perché nella religione lo spirito, che appunto diventa religione, prende coscienza di sé eh, solo come coscienza consapevole dell'essenza assoluta, d'accordo? Dell'essenza assoluta. Quindi la coscienza di sé, l'autocoscienza va oltre lo spirito perché cerca di conoscere, d'accordo, cerca di conoscere l'assoluto, cioè l'essenza assoluta, l'assoluto. Solo che, attenzione, la religione non riesce a conoscere compiutamente l'assoluto, lo vedremo anche molto meglio nella fenomenologia dello spirito. Basta dire poche parole sulle ultime due tappe, religione e sapere assoluto, perché Kant poi, scusate, Hegel poi le sviscererà molto meglio, ovviamente, all'interno del sapere assoluto, l'ultima parte della filosofia dello spirito, l'ultima cosa di cui diremo, ovviamente, a proposito di Hegel. La religione, qual è il punto? La religione cerca di conoscere l'assoluto, ok? Però a differenza della sesta e ultima tappa, cioè il sapere assoluto, la religione non riesce a conoscere l'assoluto in forma assoluta. Cioè, mentre il sapere assoluto, sesta e definitiva tappa, conoscerà l'assoluto, avrà una conoscenza assoluta dell'assoluto, la religione conosce l'assoluto ma non in maniera assoluta. La religione non ha una conoscenza assoluta dell'assoluto, ha una conoscenza rappresentativa dell'assoluto. Per questo la religione è inferiore al sapere assoluto, alla ragione filosofica. La religione può essere solo una tappa, un inizio verso il sapere filosofico, il sapere assoluto, un'anticipazione, d'accordo? Perché la religione anch'essa conosce l'assoluto come il sapere assoluto, come il sei, però la religione conosce il sapere assoluto, abbiamo visto, in maniera confusa, incerta, cioè si rapporta al sapere assoluto attraverso delle rappresentazioni. Cosa fa la religione? La religione rappresenta in vari modi l'assoluto, quindi non lo conosce perfettamente, cioè non lo conosce concettualmente. Il sapere assoluto conoscerà l'assoluto in maniera assoluta perché lo conosce attraverso dei concetti, mentre invece la religione non conosce l'assoluto in maniera assoluta, perché conosce la religione attraverso delle rappresentazioni e non dei concetti. Spero di essermi spiegato, lo spiegheremo meglio appunto quando faremo la filosofia dello spirito assoluto. La religione, anche qui abbiamo eh, una triade, d'accordo? Proprio una triade nell'evoluzione storica della religione. Ci sono tre tipi di religione, d'accordo? Che rappresentano ovviamente la prima, quella più basica, ingenua, la seconda un superamento dialettico, un togliere e conservare la prima, quindi un progresso, la terza invece, naturalmente, la sintesi, una negazione della negazione, negando, togliendo, conservando, inverando le altre due, si rivela la forma migliore. È chiaro se avete capito come funziona la dialettica. Quindi la religione è proprio, questa è una divisione storica, no? La religione che c'era ai primordi, quella che c'era a un certo periodo, quella che c'era dopo. La religione si divide in tre tappe dialettiche che si esprimono successivamente nella storia: la religione naturale, la religione dell'arte e la religione rivelata, che è la migliore. La religione naturale, cioè che è la prima, la tesi, ovviamente il momento più rudimentale della religione nella storia umana, la religione naturale vede rappresentato l'assoluto, vede rappresentato Dio in forma di elementi o di cose naturali, d'accordo? Questa religione naturale è anche tipica di popoli orientali, dice Hegel, è la religione dei prima, la parte più bassa, diciamo, della religione, quindi l'assoluto viene rappresentato in tutti e tre i casi, abbiamo visto l'assoluto viene rappresentato, perché la religione conosce ed esprime l'assoluto sotto la forma della rappresentazione. Bisogna vedere quale rappresentazione. La rappresentazione più rudimentale è quella della religione naturale orientale, che rappresenta l'assoluto in forma di elementi o cose naturali, per esempio gli astri,
per esempio gli animali, d'accordo? Dei feticci, degli oggetti magici e così via. Un superamento, già un miglioramento, l'abbiamo nella religione dell'arte. Ovviamente la religione dell'arte è la religione greca. Rispetto alla religione naturale orientale, la religione greca rappresenta l'assoluto in forma umana, cioè attraverso un soggetto finito e attraverso tutte quelle belle statue greche, no, degli dei, antropomorfismo. La religione greca rappresenta gli dei con lo stesso aspetto degli esseri umani nelle statue, nell'opera d'arte, cioè in maniera artistica. Quindi rappresentare l'assoluto come fa la religione greca come esseri umani è già un progresso che rappresentarlo attraverso oggetti oppure animali. Ma ovviamente la religione migliore, la terza, che è sintesi, togliere e conservare un superamento superamento delle due precedenti a doppia negazione, la sintesi, è rappresentata dalla religione cristiana che secondo Hegel è la migliore. Hegel strumentalizza, l'abbiamo visto, considera solo una metafora la religione cristiana, però comunque la considera proprio una diretta anticipazione della ragione, cioè del sapere assoluto. Nei dogmi della religione cristiana Hegel pensa di trovare le prefigurazioni della sua stessa filosofia, d'accordo? L'incarnazione, il regno dello spirito, no? Che fa riferimento allo spirito assoluto, anche se lo spirito assoluto di Hegel è completamente diverso dalla visione dello spirito del cristianesimo, però non fa niente, è un'anticipazione. La Trinità, addirittura Hegel, forse avete già capito, pensa che la Trinità sia proprio un'anticipazione della dialettica, delle tre tappe della dialettica, tesi, antitesi e sintesi. Quindi Hegel vede i concetti cardine della sua filosofia all'interno del cristianesimo. Abbiamo visto la religione conosce l'assoluto ma non in maniera perfetta, lo conosce solo in maniera rappresentativa e quindi deve essere rovesciata da una tappa finale che è il sapere assoluto, la ragione filosofica, la ragione, d'accordo? La ragione incarnata nel tutto, ricordate, verrà chiamata idea da Hegel e ovviamente qui siamo alla fine perché il sapere assoluto, la ragione, finalmente dopo tutte queste tappe, dopo tutto questo tirocinio lungo necessario per arrivare alla soluzione finale, il sapere assoluto conosce concettualmente, cioè in maniera assoluta, l'assoluto. Abbiamo terminato, diciamo, il fatterello della fenomenologia dello spirito. Che cosa possiamo dire alla fine? Io vi ho già detto, si tratta di un'opera che comunque affascina molto anche adesso. Forse è l'opera che ancora oggi affascina, forse è l'opera che ancora oggi viene più letta di Hegel, perché forse proprio per la sua polivalenza, d'accordo, per la sua ambiguità, che in qualche modo piace perché sconcerta, perché proprio è qualcosa di veramente, veramente singolare. Abbiamo già visto che la fenomenologia dello spirito può essere interpretata come un romanzo di formazione. Ricordate, il romanzo di formazione è il romanzo in cui un protagonista all'inizio non sa chi è, non sa qual è la sua missione, man mano nel corso degli eventi del romanzo scopre qual è la sua personalità, qual è il suo destino e così via. Quindi come un gigantesco romanzo di formazione la fenomenologia dello spirito. Il romanzo di formazione può essere considerato già l'Emilio di Rousseau, ma in realtà il romanzo di formazione, come abbiamo detto nelle lezioni sul romanticismo, si afferma proprio in quell'epoca del romanticismo. Abbiamo il più importante è il Wilhelm di Goethe, ma abbiamo parlato anche del Enrico di Ofterdingen, Enrico di Ofterdingen di Novalis, oppure dell'Iperione di Hölderlin, vi ricordate? Tutti i romanzi di formazione. In ogni caso, questa è l'introduzione al sistema perché poi Hegel che dice, attenzione, Hegel dice che tutte le prime 5 figure della fenomenologia, e voi risponderete allora che le abbiamo studiate a fare, sono figure apparenti che devono essere lasciate cadere
definitivamente, cioè riviste retrospettivamente dal guadagno, dall'ultima tappa guadagnata, cioè dal sapere assoluto, le prime 5 tappe della fenomenologia sono proprio da lasciar perdere, d'accordo? Sono ovviamente importanti, necessarie come qualunque tappa dialettica è, perché altrimenti non si sarebbe raggiunto, non si sarebbe guadagnato il livello del sapere assoluto. Però comunque Hegel dice che poi la successiva tematizzazione della sua filosofia prenderà come base soltanto il sapere assoluto, d'accordo? Già a partire dall'opera successiva, la logica, mentre quindi le altre 5 figure devono essere lasciate da parte, sono solo state figure apparenti. Noi abbiamo visto che questo poi è vero fino in parte anche perché abbiamo già detto che in realtà nelle prime 5 figure ci sono tantissimi temi proprio del successivo sistema di Hegel che sono accennati e poi saranno ripresi con maggiore approfondimento. Quindi non è vero che tutto ciò che abbiamo detto è inutile nel senso che Hegel non lo riprenderà. Hegel riprenderà moltissimi spunti, anche se appunto appaiono solo molto sinteticamente, moltissimi spunti importanti di quella che sarà poi la sua filosofia. La religione, abbiamo visto, sarà ripresa in maniera simile a quella della quinta figura della fenomenologia, però anche per esempio l'eticità, no? La morale collettiva, e quindi attenzione, non è che è proprio tutto inutile. Comunque Hegel dice che bisogna porsi soltanto a livello di sapere assoluto quando si è arrivati alla fine della fenomenologia, dell'itinerario fenomenologico. L'io empirico si è identificato con l'io trascendentale, il finito si è identificato con l'infinito, d'accordo? E la coscienza ha capito di essere un'autocoscienza nel senso ampio del termine, quindi dobbiamo prendere in considerazione solo il finale, cioè il sapere assoluto. La ragione, d'accordo, il sapere assoluto, l'idea del tutto. Come già abbiamo detto, no? Vi ricordate? Questo sapere assoluto, idea, sarà studiato, e vedremo quindi 3 fasi successive importantissime nell'opera di Hegel. Ve lo ricordate? L'idea, il sapere assoluto, sarà poi studiato prima in sé come tesi, cioè come logica, scienza della logica, poi l'idea antitesi andrà fuori di sé, la natura, e quindi sarà studiata come natura, poi l'idea, l'in sé originario tornerà a sé come in sé per sé e sarà studiata come filosofia dello spirito finito. Questo ve l'ho già detto l'altra volta, ve lo ripeto. Quindi noi dobbiamo studiare per finire Hegel questi tre grandi macro argomenti, perché dobbiamo studiare il finale del sapere assoluto, della fenologia, cioè il sapere assoluto, l'idea che a sua volta forma una trinità che a sua volta subisce un procedimento dialettico triadico, e quindi l'idea in sé che inizieremo a studiare che studieremo la prossima volta è la logica, tesi, poi l'idea che si estranea va fuori di sé, viene negata, antitesi, è la natura, poi l'idea che ritorna a sé in maniera più matura rispetto all'inizio, l'idea che ritorna in sé, ritorna a sé, il sé per sé, sarà studiato come filosofia dello spirito, non intendendo lo spirito in generale, ma lo spirito finito, d'accordo? E quindi questi sono i contenuti, capite perché questi sono i contenuti in quest'ordine che noi dobbiamo studiare di Hegel a partire dalla prossima lezione. Prima la logica, cioè l'idea in sé, tesi, poi la filosofia della natura, cioè idea fuori di sé, antitesi, poi lo spirito, cioè l'idea che ritorna in sé, sintesi, ok?
Prima studiamo la logica, poi la natura e poi lo spirito. Quindi la prossima volta studiamo la scienza della logica. Continuate a seguirmi, anche se la strada, le tappe dialettiche, le mediazioni per arrivare alla fine sono ancora tante, tantissime. Arrivederci.